Ci siamo svegliati con un omicidio a San Benedetto del Tronto, 24enne ucciso a coltellate, coltelli, maceti, insomma un po' di tutto. E è tristissimo vedere come questa società ormai sia allo sbando totale, manca totalmente una sicurezza, perché vengono fatti controlli e se la prendono sempre con i deboli, ma con i forti che cosa fanno? Nulla, li lasciano così scorazzare in giro, coltelli, pistole, spaccio, droga, siamo alla deriva. Poi tu se ti fai un bicchiere di vino, lì succede il finimondo, ti tolgono la patente, ti fanno una mega multa, perché lì sanno dove prendere i soldi, sanno come far male alle persone per bene, che vogliono passarsi una serata bevendo un bicchiere di vino che non fa nulla, non succede nulla però succede questo. Oppure magari si rispondi un attimo al telefono, tac, ti seguono, ti inseguono, ti fermano, multa, sospensione della patente per 15 giorni, 250 euro di multa, ti tolgono i punti. Però questa gente qua invece che delinque, che ammazza le persone, che va in giro a spacciare, i parchi che una volta erano frequentati da ragazzini, ormai non ci puoi quasi più andare la sera perché è pieno di spacciatori. Vedete, secondo me c'è un problema legato al fatto che l'insicurezza a loro, quelli che stanno in alto, fa comodo perché genera paura, ansia, no? E con la paura, l'ansia e la percezione di insicurezza tu puoi agire con un controllo. Quindi siamo controllati, noi però persone per bene, mentre quelli per male possono fare quello che cazzo vogliono in questa Italia allo sbando, è diventato il paese all'incontrario, dove ormai la normalità è diventata anormalità e il negativo è diventato il nuovo positivo, come quel Davide, io lo chiamo la scemenza di Milano, che ha fatto quello cazzo che voleva per anni, tra droga, sfruttamento della prostituzione, che può essere diretto o indiretto, non ce ne importa poco perché lo sapevano tutti quello che succedeva. Quindi questa è ostentazione lavando i cerchi del Ferrari leasing con lo champagne costosissimo. Quindi queste opere di ostentazione, poi non mettiamoci i trapper, i rapper che hanno testi violenti, fanno i sold out, non si sa perché la generazione di oggi è cerebrolesa, va ai concerti senza farsi un minimo di domande. Ecco, siamo bypassati, il cervello è bypassato, non si ragiona più perché non si ha neanche più tempo di ragionare perché è una società veloce e poi succedono sempre più casini e sempre più macelli dove ormai siamo un paese allo sbando. Allora dove arriveremo? Dove arriveremo? Non lo so dove arriveremo, però se non si cambia non arriveremo sicuramente. Cioè, se non si cambia mentalità, se non si garantisce una sicurezza, se lo Stato non è capace di garantire la sicurezza, ce la facciamo noi la sicurezza, ok? Però dopo non venite a romperci i coglioni, non venite a romperci i coglioni. Se non siete capaci di renderci sicuri, ce la gestiamo noi la sicurezza, però dopo non dovete rompere i coglioni. Non è che se un gioielliere ammazza un ladro perché l'ha pure malmenato, poi lo si condanna a 10-15 anni. Vedete? Non funziona così. Perché dopo i magistrati, colpiscono chi magari si è difeso per una rapina. Ok? Quindi poi tra l'altro devi dimostrare che è stata una legittima difesa, quindi non puoi reagire prima che non ti abbia massacrato del botte, perché se reagisci prima che ti ha massacrato del botte vai sicuramente in galera. Quindi devi prendere un sacco di botte, magari devi pigliarti pure una sparata per poter reagire e sparare. Ecco, questa è la situazione in cui siamo arrivati, sempre più omicidi, sempre più furti, rapine, non siamo più sicuri, soprattutto nelle metropoli, Milano, Roma, no? Le grandi città sono diventate sempre più insicure perché lì si va a espandere la microcriminalità. Però purtroppo anche nelle nostre piccole città, in questi ultimi, negli ultimi 5, dopo il Covid, da dopo il Covid, cioè una situazione ormai ingestibile, ingestibile anche nelle piccole città, anche nei piccoli borghi,
La microcriminalità è arrivata perché fanno quello che cazzo vogliono, perché nei loro paesi non lo possono fare. E allora vengono in Italia perché sono tutelati dalla magistratura, possono fare quello che cazzo vogliono. Se vanno nelle metropolitane a fare i furti non gli dice nulla a nessuno, magari li fermano un controllo, dopo un'ora stanno fuori. Questo è il problema. Però a loro, secondo me, fa comodo perché se no applicava una politica di repressione contro questi fenomeni. Se non la applicano, vuol dire che c'è un disegno, sotto c'è un disegno politico, ma a altissimi livelli. È un disegno politico. Politico, forse non tanto politico, ma finanziario, economico, di interessi, di manipolazione, controllo. Perché se non ci fosse un disegno, perché non rendono le città più sicure? Non è difficile farlo, abbiamo pure l'esercito. Porca puttana, l'esercito non fa nulla perché noi le guerre non le facciamo, le ripudiamo. Con la nostra Costituzione, giustamente, allora, usiamo l'esercito, ce l'abbiamo, non è che lo devi pagare, già lo paghi. Allora usiamolo. Nelle stazioni, dove più soggetti alla criminalità, usiamo l'esercito, vaffanculo. Ciao.